Ok, abbiamo iniziato per Susi. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi mostra una vita parallela. Potrebbero essere tipo le isole Figi. Mi fa vedere lei su una spiaggia, il mare meraviglioso, una di quelle conchiglie con gli spuntoni, le protuberanze. Mhm. Un paesaggio bellissimo con le palme. È Lei è una bambina, una vita ragazzina. parallela. Sì. Chi dà l'autorizzazione a questa sessione? Sì, sorride e dice: vedi quanti sono i segreti del mare che possiamo portare fra noi? Quindi non te lo dice la Susi che abbiamo conosciuto adesso e che ci raccontava i suoi punti. Te lo dice questa bambina, Sì, che si chiama? aspetta, Colin, staccato, Colin. K-O-Lin. Ah, con la K, non con la C. Va bene, frequenza, vibrazione di Susi. 21 miliardi. Consapevolezza. 140 circa. PS. 45. Vite precedenti. 1384. Cervello. 8 e mezzo. Allora, 21, per essere la prima sessione della sua vita di Susi, non è per niente male. Mm. Nome del progetto di Susi. Magia interrotta. Perché? Allora, mi mostra diversi momenti della sua vita in cui ha come vissuto dei momenti che le potevano sembrare, sì, magici, idilliaci, molto speciali. E poi, puff, ok? Interruzione. Tutto si dissolve. La felicità si dissolve, il progetto crolla. Lavorativamente, sentimentalmente. Qual è il progetto di Colin? Ehm, allora, me lo chiama estrazione dal mare. Mhm. Mi fa vedere come estrae dal mare tipo la saggezza, l'ordine e il rispetto, Mhm. come se potessero essere estratti questi principi e portati al di fuori, in altre civiltà. Entità eteriche. Un lupo, un coccodrillo, una mantide e 2 di L. Il più importante? Ovviamente
la mantide, la vedo in queste sue zampe che si insinua sia nel raggio d'azione del lupo che in quello del coccodrillo, e che è come se fungesse un po' di attrazione la mantide in questi suoi sotterfugi, non chiarezze e manipolazioni, funge anche come da calamita per le persone narcisiste che ruotano intorno alla vita di Susi. Come chi? Marito. Sì, marito, madre e anche la ex di un suo amore, di una sua storia passata. Un ex? No, La ex di lui. di lui, esatto. Ah, che ha inciso con lui. Sulle Sì, decisioni di anche, lui. vedo anche un po', mi sembra, sai chi? La compagna del figlio un po'. Mm. Entità mentali. Allora, ne vedo, aspetta che me le ha fatte vedere prima. eh, allora, una me lo mostra proprio come la scatola del gioco di Società Tabù, con quella manina davanti alla bocca, Mm. mm, che non può parlare, non può dire alcune cose, certe cose non vanno dette, non vanno fatte, c'è il divieto assoluto. Se le dici, se le fai, incorri in punizioni, giudizi, marchi a fuoco, emarginazione. Livello? Mm. Allora, perché i due livelli sono 4 e 5, però è come se io vedessi questi numeri di questa entità mentale e dell'altra che si scambiano, ruotano. Mm. Quindi a volte è una 4, altre volte l'altra. Ok. L'altra. Buona a nulla. Ed è come questa specie di, guarda, quasi proprio una stigmate che lei si porta da sempre. Ecco, quindi questa ferita profonda, questo marchio che lei ha addosso a sé, cioè proprio che se lo sente penetrante, di non valere un granché, Mhm. e che quindi questo porterà al fallimento di ogni sua iniziativa, che sia lavorativa, che sia sentimentale, che sia scelta di vita, di spostamento. Ecco, questo marchio che lei ha ricevuto. Impianti. Guarda, l'impianto mentale si presenta come se fosse il simbolo del forno a microonde, con quelle ondine. E vedo proprio che sono delle onde che le attraversano la testa e che certamente le hanno dato spesso mal di testa, quasi, non so come dirti, quasi da surriscaldamento, quasi il mal di testa che è più grande della testa, talmente tanto è soverchiante. Poi mi fa vedere la parte destra, Mhm. eh, fronte retro destra, cioè per dirti, no, il braccio destro sia davanti che di dietro, la spalla destra con la metà destra della schiena, eh, i genitali e il piede destro, le dita del piede in particolar modo. La bocca, scusa. Causa esoterica delle macchie al seno.
Allora, le macchie al seno è come se fossero però dall'altra parte, cioè mi sembra a sinistra, no? Ehm, mm, Come immobilizzata a sinistra per gli impianti applicati poi sulla parte destra. Anca sinistra. Mhm. Quindi questa immobilizzazione che avviene sul lato sinistro per applicare gli impianti dei genitali in questo caso. Mentre per la parte che riguarda il seno era per la spalla destra e parte della schiena a destra, Mhm. l'anca sinistra per i genitali, Gola. immobilizzata. Allora, quello la vedo più legata all'entità mentale tabù. Ehm, Come abbiamo detto, no? In questo gioco di società c'è proprio la manina davanti alla bocca. Certe cose non vanno dette. Quando le cose non vanno dette, è come se bruciassero in gola, rimanessero lì intasate ed essero tutta una serie di problemi che sono tiroide oppure proprio dei veri nodi alla gola, c'è come un ingorgo di parole e di non detti lì, un groviglio. Denti. Lì c'è l'impianto perché è come un andare a confermare e il fatto di cose, Scusami, ripetimi. E il fatto di? non dire cose, Tu tanto hai sei quei... sparita nel dire e non eh, dire cose. Vabbè. Eh, eh. Questa cosa nella zona in cui lei abita è molto importante. Se ci sono dei panni sporchi vanno lavati in famiglia, non vanno detti e comunque non vanno neanche esternati, te li devi un attimino guarire da sola. Certe cose proprio non si dicono. Quindi denti brutti così non apri più di tanto bocca e soprattutto non sei attraente. Quindi mi ricollega all'altra entità mentale che è buona a nulla. Mhm. Schiena. La schiena lì c'è l'impianto, come ti ho detto, un po' fronte retro, no? Ehm, Ed è un ulteriore modo per bloccarla nelle sue iniziative che potrebbero anche essere di cambiamento profondo. Io prendo, vado, mi sposto, vado da un'altra parte. Ah no, ma che tra le varie cose c'ho anche mal di schiena e mal di schiena sono anche tutte le responsabilità di cui mi sto prendendo io carico. E mio papà che era malato e adesso sono io che mi devo occupare della mamma. Tante cose, se ne fa sempre carico lei, anche nel momento in cui viene neanche particolarmente apprezzata quando si prende la responsabilità di fare delle cose. Neanche le vengono fatte così tanti complimenti. Le dicono che le fa male. A volte non viene detto proprio niente, quasi come dando per scontato che fosse il suo dovere. Altre volte anche un po' vengono fatte come delle correzioni, potresti fare così, no? Metabolismo lento. Ah, diciamo che lei si è rallentata un po' in tutta la sua vita. Il suo corpo è come se glielo volesse mostrare, perché ha una controprova proprio fisica di questo. Come lei si è creata degli ostacoli e di rallentamenti nel fluire della sua vita, così crea questa stessa lentezza metabolica, diciamo così, nel suo corpo. Il suo corpo glielo testimonia, guarda che le cose stanno andando così. Pressione alta. Limita come se a volte lei raggiunge il limite. In diverse questioni è come se lei prende consapevolezza di come stanno le cose ed è la sopportazione
mm, che ha raggiunto il limite, perché ci sono stati diversi momenti della sua vita in cui davvero era intollerabile quello che stava succedendo. E adesso ancora ehm, sente che le cose, cioè non le vuole più così, non le sopporta più settate in questa maniera qua. Piedi doloranti. Allora, c'è l'impianto, io l'ho visto più che altro al piede destro, però veramente i piedi vanno in collaborazione, per cui l'impianto di uno mh, porta fastidio anche all'altro impianto ed è un modo sicuramente per non farla procedere verso quella che lei sente essere la sua direzione, verso dove lei vuole andare. La tengono bella inchiodata lì, in quel contesto lì, geografico, familiare. Plastica vescicale. Lei l'impianto ai genitali ce l'ha e vedo che effettivamente è stato inserito praticamente nel contesto del parto. Un parto veramente io lo vedo molto sudato, molto complicato. Ed è stata proprio l'occasione per innestare questo impianto, perché controllare i genitali alla fine è controllare la sua intera vita. Mm. In questo caso, nel suo contesto, anche l'impianto ai genitali è un controllo della morale. Um, um, Occhio ai tuoi comportamenti che rimangano inquadrati in questo tipo di morale, di etica che noi decidiamo. Se tu esci da questa morale, verrai etichettata come, e quindi di nuovo il riferimento ai genitali, una poco di buono, una leggera, eh, una prostituta, Sgualdrina. sì, sgualdrina. Una parola chiave che è uscita nell'esposizione dei punti. Adesso lo vediamo. Labirintite. E questo è l'impianto mentale, queste onde del forno a microonde sembra, portano veramente a un forte disorientamento. Quando gli viene questo mal di testa è proprio anche mancanza di equilibrio, quasi un fischio alle orecchie. Ma tabù? L'impianto mentale, sì, Buona è nulla. Ah, legato pianto. a entrambe. Sì. Ok. Extrasistole. Causa esoterica. Ehm, Però me lo collega alla tiroide, alla gola, come se fosse legato questa sorta di ansia, di accelerazione, anche cardiaca, legata proprio a tutti questi non detti, a questo senso di ingoiare anche delle decisioni altrui, delle bugie, delle cose inespresse. Mi crea questo collegamento. Extrasistole e gola. Caviglie. Mm, collegata ai piedi, all'impianto ai piedi per renderle pesante la camminata, quindi renderle pesante la sua realizzazione personale, il suo camminare con le sue proprie gambe. Quindi deve sempre dipendere da il marito, dipendere da attualmente il figlio, mai potersela cavare da sola. Vabbè. Marito e figlio nel cinema. Insieme alla mamma, la compagna del figlio e chi vuole venire. Anche il marito viene con un'altra donna. Ehm, il figlio sì, viene anche con la compagna, con il pancione. Ehm, e sì, questo uomo mi viene con un'altra donna. La madre? Mm, ah, che sistema le sedie del cinema.
come se non andasse bene, come sono disposte. Un po' controlla se è pulito, fa così, insomma, ecco. Va bene. Capitolo della lettura dei registri akashici da parte di Susi. Cosa sono i registri akashici? Andiamo a vederli. Vuoi che leggiamo i tuoi, Monica? In passato io l'ho fatto. Ok, chiudiamo qui e ci salutiamo su. Ma sì, vabbè, ok. E cosa hai visto? Quello che stai vivendo adesso? No. Uh-huh. Allora, dunque, Ovviamente senza dettagli, perché sono cose tue. certo, il punto è questo: non c'è un unico modo di leggere i registri akashici. La maggior parte ti propongono la connessione con vari spiriti, entità varie, angeliche, Uh-huh. ok? Non tutti. Ehm, Come per tutte le cose, ci sono degli elementi da salvare. L'elemento qui da salvare è la cascia. La cascia, tra l'altro, è un termine che ricorre in molte culture ed è l'etere. Viene utilizzato anche in ambito informatico, cioè la cache. Uh-huh. Viene utilizzato nell'ambito esoterico ebraico. Viene utilizzato nel sanscrito antico. L'etere è l'elemento che va salvato all'interno di questa pratica. Cioè l'unico elemento che ha un senso, su cui da valorizzare. Il resto è tutta una sporcatura, tutto un modo per legarti a delle entità che fanno per te e intanto ti tolgono energia. Perfetto, chiaro, semplice e conciso. Causa esoterica della chiusura di un'attività lavorativa che comprendeva anche massaggi olistici ed altro. Allora, lì c'era un po' di confusione all'interno di Susi, nel senso che diverse cose ancora non le aveva comprese. Quindi faceva anche un po' un mischione di tecniche che lei stessa non padroneggiava completamente e di cui non era completamente convinta. Oltretutto, molto forte era in quel momento lì, a livello 5, l'entità mentale buona nulla, che proprio faceva sì che lei non riuscisse a guadagnare a sufficienza e tutti i soldi le impiegasse in varie spese e clienti ne aveva pochini, quindi rimaneva sempre su un profilo basso. Quindi è un po' una sua confusione che da un punto di vista proprio energetico non aveva chiaro delle cose Mm. e allo stesso tempo questa confusione si rifletteva nella materia e questa entità mentale che lei ha da sempre, di sentirsi non in grado di, le hanno fatto sempre sentire questo. Adesso lei per esempio ha molta più consapevolezza e potrebbe utilizzare molto meglio le sue conoscenze, in maniera, come dirti, anche molto più autonoma, non legandosi a entità, non so, a evocazioni varie, ecco. Ma quindi perché è finito questo capitolo? Per questi due fattori, l'entità mentale buona a nulla e perché lei, non so, non aveva ancora raggiunto
una maturità nel gestire l'ambito energetico. E adesso? Adesso ce l'ha lei, secondo me. Non è ancora al 100%, però ha le idee molto più chiare. Comprende maggiormente quale deve essere la provenienza, ecco, di tutti questi trattamenti, come pulirsi. Il marito, separati ma sempre marito, è la fiamma di Susi? No. La fiamma esiste? Allora, mi ha fatto vedere che Susi ha avuto una certa buona evoluzione nella sua vita. È partita da un livello anche molto comune ai suoi concittadini e poi mano a mano ha iniziato a staccarsi da tutte le credenze e da questo livello di consapevolezza un po' piatto. Quindi mi fa vedere che a un certo punto si è avvicinata ad essere fiamma di un uomo. Questa fiamma l'ha successivamente cambiata ed è come se quella che poteva essere stata la sua prima fiamma, che è quella riferita al 2008, ma ancora non lo era diventata fiamma, energeticamente ha avvertito che lei ha cambiato la fiamma poi. Per molti anni lei è rimasta attaccata a questa sua quasi fiamma del 2008. Quando poi è subentrata, lei ha cambiato la sua fiamma e l'ha collocata al nord Italia. Questa vecchia fiamma ha percepito il cambiamento, non accettandolo di essere stata scalzata, diciamo così. E infatti si riaffaccia all'interno della vita di Susi. Io però percepisco Susi più legata a questa nuova fiamma del nord. Anch'essa non completamente fiamma, ancora in via di definizione, sì. Va bene. Norvegia. Allora, è molto singolare questa cosa, perché lei, allora, energeticamente è legata a dei luoghi caldi e al mare, però come mentalità, senso di libertà, lei è legata al nord, perché lì si sente meno additata, sente che la mentalità è più aperta, meno giudicante. E quindi che cosa ha fatto lei? Ha come sintetizzato due elementi, il nord e il mare, pertanto la Norvegia. Ha delle vite parallele in Norvegia? Sì, mi fa vedere un pescatore, uomo, quindi, che però non era così soddisfatto invece di stare qui in Norvegia, desiderava un luogo caldo e una vita meno ripetitiva. Ok, causa esoterica delle due lettere nel cognome, oggi ne ha una sola. A volte andare a recuperare ciò che ti spetta ha un costo. Mi fa vedere le persone che sono state disposte a sobbarcarsi un costo per recuperare ciò che ritenevano gli appartenesse di diritto. Ma Susi,
quando si ritrova davanti a un costo economico, arretra, perché lei teme proprio di non essere in grado di produrre ricchezza, di attrarre a sé denaro e quindi non può ovviamente investirlo in una roba del genere, no? Andare a recuperare la sua B perduta. E quindi lei ha rinunciato, così come ha rinunciato a molte cose, ha detto io non Ok, posso andare a recuperare la B perché ha un costo che non mi posso permettere. ma le due B sono nobili? Ehm, allora, sì, mai più nel senso di sei disposto a fare qualcosa se ti tolgono qualcosa? È come una specie di delle varie lezioni che ci dobbiamo apprendere o ricordare, dipende dal punto di vista della Matrix, no? Se ti tolgono qualcosa, ti hanno tolto la B, te la sai andare a riprendere o accetti che te l'abbiano tolta? Mhm. E che chi se l'è presa è colui che ritiene di essere più furbo, più importante, che ha più valore nella Matrix e dice che no, tu non ne hai di valore. Sai andare di fronte a questi che ti dicono che non hai valore e dire no, questa roba mi appartiene? Mhm. Mm, Beh, lei non l'ha fatto, no. potrebbe farlo adesso. Sì, in questa forma e anche in altre forme. Chiamiamo nel cinema tutti quelli con due B. Sì. Vengono? Parlano con la R un po' quella. Bravissimo, Sì. amore. E hanno PS tutti? Non tutti. Quanti non ne hanno? La metà, un terzo? Un terzo, credo, 30% di questi. Mm? Quindi Non di sono metà. sono Mi alla viene. stregua di un animale che non ha una PS. Il mondo è al contrario. Quando il padrone diceva ai contadini siete degli animali, magari era il contrario. Non mi fa ridere. Animale ci sai tu. Ma c'è pure l'Apo. L'Apo ha la PS. L'Apa, l'Apo, come vuoi. Allora, non sono così sicura che il nostro Lapo, conosciuto così, sia il Lapo di alcuni anni fa. Mm. Quello attuale no. E il vecchio? Uh, allora, vorrei sbagliarmi, ma si può dire il cognome di questi? No. No. Ah, questa famiglia qua in cui sono morte diverse persone, Mhm. ehm, sono morti quelli con la PS di varie E hanno messo i malattie, sai. cloni. Mm. E alcuni no, no, deceduti, fine. C'erano varie malattie mortali, no? Nonostante avessero tanti soldi per curarsi. Gli E punto e gli A punto, no? Sì, Mm. sì, che Sempre sono in perenne collegati. guerra. Ma l'Apo che fece lo scandalo era quello vero o il clone? Forse era quello vero. È vero che quando l'hanno portato via con la barella era vestito da donna? Sì, sì, sì. Perché? Cosa faceva? Face- Giocava, A fare la sgualdrina. civettuola. Mm. No, ma venivano i clienti, si dice, che pagavano lui, gestiti dalla sua, tra virgolette, amica, che ha sbagliato la regia e ha messo troppo borotalco sul tavolo. Dunque, non so, per quale ragione non mi risulta che a lui arrivassero come dei soldi. No, no, Ehm, no, lui no, però faceva no. quel lavoro.
Sì, Andiamo là. sì, che lui poteva però scegliere. Quale cliente dovesse possederla. Mm, sì. Guarda che strano che è arrivata in una sessione in cui la parola sgualdrina gira di Mm. nuovo, la vera sgualdrina, la lapa. Mm. Quella non andava bene, capisci che doveva essere rimpiazzata una roba del genere, no? Non è funzionale a un certo tipo di condotta economica, politica. Quella andava rimpiazzata, quella sgualdrina. Ok. Chiamiamo l'entità mentale collettiva sgualdrina. Susi è connessa. Sembra che su Susi girino molte voci totalmente infondate. Lei poi passeggia in una parte della città normale, vestita normalmente, anzi piuttosto imbacuccata. Uno la ferma e le dice: stai lavorando? Mm. Causa esoterica. Più magari prima, nel senso, adesso mi sembra un pochino più tranquilla la situazione, però c'è stato un periodo in cui era invivibile la situazione. Era proprio come se ehm, il quartiere fosse riuscito a mettergli un timbro in fronte che tutti quanti potevano leggere. Le energie collettive riescono ad arrivare a fare questo. Talmente lei era agganciata a questa entità mentale collettiva, talmente tanto sostenuta da tutti i suoi concittadini, che quasi le si palesava in fronte sgualdrina. E pertanto anche persone che non la conoscevano, come quest'uomo di questo aneddoto che ci ha raccontato, potevano leggere sulla sua fronte questo e proporle cose che si proporrebbero a una sgualdrina. Ma perché lei è connessa a questa entità? Non capisco. È Per una Gregor? questione, sì, una questione familiare, locale, geografica proprio, culturale. Sì. Va bene, algoritmi. Per guarire da una determinata cosa, tipo un mal di testa, si attua un algoritmo. Molto forte anche la famiglia del marito incollata a questa entità mentale collettiva. Allora, che algoritmo, no, richiama la matematica e poi invece qua è una formula verbale, una Mm. formula matematica, una formula verbale molto generica, molto standard, ehm, che proprio per la sua genericità mh, è come una sorta di fischio che richiama specifiche entità. Così tutte le persone, insomma, legate a questo maestro di algoritmi, chiamiamolo così, no? Mm. Pronunciano lo stesso tipo di frase mh, che viene proprio associato a delle entità precise. Queste entità ovviamente qualcosa ti danno, che è per esempio una passeggera risoluzione di un disturbo, però si garantiscono la tua personale energia, la tua fidelizzazione, la tua mancanza di indipendenza. E quindi tutto rimane vincolato a loro, al loro benestare. Cosa ha tirato su Susi con questa esperienza? In termini di apprendimento, interferenze, impianti, fattori positivi? Ehm, diciamo che per un periodo la mantide era proprio più grande di dimensione, quindi la controllava più facilmente. Però devo dire che Susi ha un bel carattere e ha una capacità anche di vedere.
che stava fuori rotta. Ed è riuscita da sola a ridimensionare la cosa. Ovviamente ha ascoltato le sessioni, ha compreso tante cose, però insomma ci ha messo del suo per slegarsi da tutto questo. Che siano i registri akashici concepiti così in questa maniera molto interferita e anche questi algoritmi. Anche perché lei è assolutamente in grado di ottenere gli stessi effetti di autoguarigione senza utilizzare l'algoritmo confezionato da qualcuno, ma creando un dialogo con se stessa, con il proprio corpo. Mal di testa, con la testa. Testa, pensieri. Ecco, il dialogo è questo, sì. Quindi testa non solo fisica, materiale, ma proprio anche pensieri, giudizi. Piedi gonfi. Sì, l'abbiamo detto. Sì, Ma mi nel riferisco. caso, come li potrebbe... Ah, ok. Allora, intanto lei può immaginare, ma lo può anche fare, oltre che immaginarlo, visto che è nella posizione giusta, il mare che glieli sgonfia attraverso proprio delle passeggiate. E camminare nel mare è, come ci ha proposto la bambina iniziale, acquisire delle informazioni da parte del mare. Il mare ti insegna a resistere alle tempeste. Mhm. Il mare ti insegna a fluire sempre, a non essere mai uguale, non è mai uguale quell'acqua lì. E ti insegna, come dire, a rispettare te stesso. Lei fa fatica a far fluire delle cose e infatti ha questi ristagni, no? di liquidi. Mhm. Il mare invece le insegna l'opposto, a far fluire, a lasciare andare, a trasformare. In quale direzione vuole andare, Susi? E finalmente la mia realizzazione, dice, e la scrive in maiuscolo, mia realizzazione. Vorrei anche che scrivesse pure realizzazione in maiuscolo, perché per ora lo lascia in minuscolo. Prego. Rea, no dai, aspetta un attimo, perché scrive Rea in maiuscolo, che Rea vuol dire anche colpevole. Aspetta, perché insomma è stata spesso, si è sentita impregnata, no? Da questa colpa che le altre le assegnavano. Tu sei colpevole di aver distrutto il tuo matrimonio. Allora, dai. Reali, è scritto in maiuscolo. Con 2 B. Lo Eh. scrive. Realizza, realizzazione, ok. Ora è tutto in maiuscolo. Mia realizzazione. L'azione nella realtà. Eh sì, precisamente. Dove lo scrive? Può scriverlo ovunque, Sì, perché se lo scrive in fronte. è scritto nella sabbia, sia la sabbia vicina al mare che viene lambita dal mare, sia più in là dove il mare non arriva. Vedo che l'ha scritto con un bastoncino su una conchiglia. Se l'è scritto sull'avambraccio sinistro. Se l'è scritto sul dorso dei piedi. Mm. Se lo vuole scrivere anche come logo, quindi tutto ripetuto sempre, sempre, in tutti i suoi vestiti, come i loghi di alcuni Griff, no?
bello, sì. È un abito. È un abito, come se fosse una stoffa stampata. È anche molto gradevole a vedersi, molto stilosa. Mm. Un abito tipo estivo, qui scollato, con l'elastico sopra il seno. Sta bene, molto bene. Quindi ha questo abito, ha l'abito del marchio realizzazione. Che scarpe ha? Scarpe realizzazione? E mi fa vedere dunque che ha dei sandali, perché ora vuol far vedere che può avere anche lei dei piedi, delle caviglie a posto. Allora sceglie di mettersi questo abito appena sotto il ginocchio, che tiene quindi visibili il polpaccio, le caviglie e i piedi. Mhm. E mi dice, però all'occorrenza le trasformo in scarpe da tennis, da ginnastica. Che poi stanno bene, vedo, anche con quell'abito, in versione Bene, più sportiva. con questo aspetto andiamo al cluster. Mm. Voglio sapere come lo vedi. Intanto si è raccolta i capelli. Ehm, come se fossero i cocci rotti. Mm. Mi fa vedere diversi vasi, contenitori, cocci rotti, frammenti, polvere di... Dov'è il coccio, Sgualdrina? È come se ehm, fosse stato un vaso enorme e i cocci di questo vaso rotto li potevi trovare un po' dappertutto, perché c'erano o pezzi più grandi o anche solamente schegge, disseminati un po' qua e là. Li teniamo? Eh no, basta. Ma è sicura? Meglio di niente. Io mi accontenterei così, meglio di niente. Magari incollandoli si fa un vaso, qualcosa. Una volta poteva anche essere che Susi fosse di questo avviso, non ora, non più. Ma scusami, ma chi crede di essere? Quante volte se l'è sentito dire? Mm. Proviamo prima che lo faccia, se lo fa, a metterla in un cluster dove aggiungiamo ehm, il percorso a specchi dei parchi dei divertimenti. Mm. Solo se lo supera arriva al cluster e si deve guardare infinite volte. E tutte quelle che vede le dicono: Sgualdrina, ma chi ti credi di essere? Queste cose non si fanno, è tabù, buona nulla. Ma chi tu? Ti è dovuto, l'hai fatto male. C'era una vecchia serie che tu non credo abbia visto, Shame, 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 vergognati. Che succede? Mi fa vedere che per un po' attraversa questo labirinto a specchi e effettivamente quando poi si specchia si vede proprio deformata, orribile. C'è chi la vuol far vedere discinta, marcia, c'è chi la vuol far vedere vecchia, ehm, inutile, inutilizzabile. C'è Mhm. chi la insulta, ma chi ti piglia a te?
statene con l'uomo tuo che c'hai. Poi, ma questo ti hanno insegnato? Sei una donna di malaffare, vari insulti di questo genere. Mm, vedo che lei è come se realizzasse mentalmente che può salire. Anziché continuare a essere insultata, esperienza già ampiamente fatta, può salire, volare sopra questo labirinto. Prima non aveva pensato a questo, prima pensava di dover passare attraverso il fuoco, la Ottimo. vergogna. Ora capisce questo, che può volare al di sopra di tutto questo. Mhm. Ed è quello che decide di fare. Può anche far scomparire il percorso a specchi, può farlo esplodere. Vuole vedere di sopra. Può cambiarlo in un corridoio, basta andare dritti. Può vederlo da sopra. Lo vede da sopra e vede la piccolezza di tutte queste persone, di tutte queste voci, di tutte queste nomee, di questi insulti, l'insignificanza di tutto questo. Vede E allo- questo gioco tabù. Mi aspetto che adesso agisca velocissimamente. Sì, ed agisce velocemente perché questo corridoio di specchi, labirinto, con un soffio lei lo scaglia dentro il portale definitivo. E così tutti i cocci che c'erano. E vedo che fa un giro intorno a se stessa, una specie di giro tondo, una giravolta, e crea così un ad eternum enorme, perché ha bisogno che l'ad eternum sia veramente voluminoso, importante, per piazzarlo qui dove c'era tutto questo, dove prima c'erano i cocci, dove prima c'era questo labirinto a specchi. Grande come una stanza. Lei mi dice grande quanto il mio paese. A forma di? Mi viene la conchiglia che avevamo visto all'inizio. Di Colin. Ok. Avatar. Come se fosse una donna della tradizione, quindi con questo velo nero, un po' di ricami, no? Neri, un po' tutta coperta, china, che prega. Mm. Così, legata alle tradizioni, ai tabù, ai Ma lo divinity. teniamo? Lo accendiamo? Lo buttiamo, lo incendiamo. È sicura? Sì, non mi appartiene più ed è per quello che io sono così attratta dal nord, perché tutto questo non mi appartiene più. Non che significhi che al nord non ci siano certi tabù, non è in quel senso. Mm. Quello è il vissuto personale di Susi. La sua trasformazione, la sua trasmutazione passa in questo senso, dal sud al nord, per liberarsi da tutti questi giudizi, pregiudizi, blocchi, eccetera, ma non perché il nord sia più libero effettivamente, necessariamente. Mhm. Mm. Mm.
via nel portale definitivo anche questo. Poi l'ipocrisia è completa e totale, cioè Certo. la facciata è la mogliettina, il maritino, la realtà, moglie che tradisce, marito che tradisce, ma alla fine non cambia assolutamente nulla, solo una questione di facciata. Sì. Gente non libera. Io sono libero. Anche Susi vuole la libertà. Tu sei libera, Monica? Io sono libera. Assolutamente. Brava Monica. Adesso finiamo la sessione e tu la finisci tutta in latino. Cosa ridi? Tanto lo sai. Hic nunc susim. Usam. Hic et nunc. Qui e ora. Vedi che qualcosa mi ricordo anche io. Off. Qui e ora, cosa fa Susi? A quanto vibra adesso? Mi fa vedere che ha proprio bisogno di vibrare alto per questa azione che sta per compiere, per cui mi fa vedere 350 miliardi. Consapevolezza. Uh, 190 circa. PS. 53. Vite. 1114. E cervello. 9. Traccia di impianti, magia interrotta, entità mentali eteriche ci sono? No. Nulla. No, ho fatto proprio un lavoro profondo di pulizia. Cosa fa Alex, la mamma e il figlio? E il cinema? Alex è uscito con quest'altra donna. Via. Il figlio? Allora, il figlio mi fa vedere, non so perché mi dice che è fra due fuochi, non so il motivo, è come se fosse tra due fuochi fra lei e la compagna, però è come se mi facesse vedere che ha questo legame indissolubile con la madre, fortissimo, e che la ammira moltissimo e che sa, cioè che ha piena fiducia nelle capacità della madre, sa che la madre ce la fa. Il nipote che sta per nascere è nel cinema? Sì, nel grembo della mamma, e mi fa vedere come se fosse più portato verso il papà, con una consapevolezza più limpida. E la compagna? Un po' imbronciata, mi sembra. Ma è dentro e fuori? No, è lì. Vabbè, li salutiamo. Disincarnato, padre, portale aureo, messaggio. E lo so che è dura crescere dove siamo cresciuti, specialmente per le donne. E che bella scelta che abbiamo fatto, eh? Abbiamo creato dei luoghi in cui si possono imparare tante cose con fatica. Sono stato severo? Come se si guardasse e se lo chiedesse a se stesso, sono stato severo? Beh, la figlia dice di no.
Invece lui ritiene di esserlo stato. Però hai sentito quanto ti amavo. Mi dà proprio come allora una madre un po' egoista, la madre di Susie, ok? Era Un più po' dolce della mamma, egoista, dice. infatti, esatto, proprio questo, la madre è piuttosto egoista e dura. Il padre è anche un pochino succube, diciamo, della madre, Mm. un po' più sottomesso. Mm. Mm. Però è come se fosse in quella dinamica, quando stai con un certo tipo di persona dominante, poi alla fine ti prendi i suoi difetti, cioè la severità, che era probabilmente maggiormente della propria moglie, se ne faceva carico lui. E queste sono le dinamiche strane che avvengono nelle Beh, coppie in cui c'è il narcisista. Susi sta dicendo le stesse, sta scrivendo le stesse cose, Mm. che lui la teneva a bada e adesso lei non ha più nessuno che la tiene a bada. Va bene, un grande aiuto, quello che Susi offre oggi a suo padre, le offre lei offre a lui, scusami, una Vic, lei personalmente. Ecco, lui dice: hai fatto bene a scrivere realizzazione. Ognuno viene per realizzare se stesso. Brava che me l'hai ricordato. Cioè, vedo che proprio si complimenta con la figlia. Va lì, dapprima le stringe solo la mano, no? E poi proprio l'abbraccia e dice: brava, brava, la realizzazione di se stessi. Cioè, proprio felice. Lei è quasi, non so come dirti, tra il commosso e il non aspettarsi così tanto, ecco. Vabbè, lo salutiamo. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Susi. Vengono anche delle donne che sono state uccise per tipo delitto d'onore, si può chiamare così. Mhm. Mm. Anche donne legate tipo alla mafia, che hanno magari scelto di amare un uomo che non apparteneva a qualche cosca. Mhm. Mm. Mm. Tutti via. Sì. E chiudiamo, salutiamo il padre e chiudiamo il portale. Messaggio sintetico ma essenziale di Susi a se stessa. È bello essermi spogliata da questi giudizi. Sotto i giudizi ho trovato i pregiudizi, sotto i giudizi e i pregiudizi ho trovato me stessa. E vedo proprio che si abbraccia. Da sola. Sì. Cioè lo fa con gioia, con soddisfazione, con un forte senso di ammirazione per se stessa, proprio complimentandosi con se stessa. Come la vedi? Ehm, C'è detto. che ha voglia di uscire e ha voglia di fare chilometri. Al nord? Sì. In
quella città dove ha quella specie di attrazione? Anche, ma non solo. Però anche, sì. E Colin dov'è? Sorride, sorride, ha preso in mano questa conchiglia e è come se gliela volesse porgere a Susi, che poi tanto sono la stessa persona, no? E dice: ascolta qua dentro, ci sono ancora tante cose che il mare ti può dire, Mm. però già ne hai comprese parecchie. Va bene, allora abbiamo finito, Monica. Sì? Sì, sì.